Ciao a tutti, io sono Luca e questo fantastico video è pensato per quelle persone che stanno studiando l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è per quelle persone che hanno già raggiunto il livello avanzato di italiano. Qua in alto magari vi metto il link con le altre lezioni del corso di italiano avanzato, magari se avete tempo e voglia dategli un'occhiata. In questo video volevo rispondere a una domanda che mi viene fatta molto spesso. La domanda è la seguente: si dice chiedere oppure domandare? Oppure è meglio usare il verbo chiedere o il verbo domandare? Allora, in questo video vi darò due risposte, una risposta breve e una risposta lunga. La risposta breve è per quelle persone che hanno fretta e hanno massimo 20 secondi di tempo per capire la differenza tra chiedere e domandare. Bene, la risposta breve è questa. Si dice chiedere. Passiamo alla risposta lunga, che è un attimo più complessa. In molte lingue europee esistono due verbi simili per esprimere l'idea di chiedere. Nello specifico, un verbo viene usato quando si tratta di chiedere informazioni o comunque quando chiediamo per sapere. L'altro verbo di solito viene usato quando chiediamo perché vogliamo che qualcuno faccia qualcosa. Quindi nel primo caso si tratta di chiedere informazioni, nel secondo caso si tratta di chiedere a qualcuno di fare qualcosa. Quindi capite la differenza? In un caso è chiedere per sapere, per conoscere, per ricevere delle informazioni, nell'altro è chiedere a qualcuno di fare qualcosa. Anche in italiano un tempo le cose stavano così, c'erano due verbi e ciascun verbo era specializzato in un tipo di richiesta, quindi richiesta di informazioni oppure richiesta nel senso che qualcuno faccia qualcosa. Quindi noi avevamo il verbo domandare, che era chiedere per sapere, e poi c'era il verbo chiedere, che veniva usato più che altro per chiedere a qualcuno di fare qualcosa. Poi cosa è successo? Che il verbo chiedere, per così dire, ha inglobato dentro di sé anche i casi in cui veniva usato il verbo domandare. E quindi il verbo chiedere ha iniziato ad essere usato con entrambe le funzioni. Quindi è come se i casi in cui un tempo veniva usato domandare fossero stati assorbiti dal verbo chiedere. Quindi oggi, nell'italiano contemporaneo, tutti tendono a dire chiedere, a prescindere che si tratti di chiedere per sapere oppure chiedere a qualcuno di fare qualcosa. Il verbo domandare è rimasto e continua ad essere usato, ma ha una sfumatura di registro leggermente diversa. Cosa voglio dire con ciò? Voglio dire che chiedere è l'italiano standard, registro neutrale. Poi c'è domandare che è un attimo più su di livello. Ovviamente domandare può essere usato soltanto per la sua funzione originaria, cioè chiedere per avere delle informazioni, quindi fare una domanda, dove intendiamo per domanda in senso stretto. Che cos'è una domanda? Una domanda è una cosa che prevede una risposta, ma una risposta verbale, diciamo. Quindi la situazione nell'italiano contemporaneo è la seguente: chiedere è il verbo standard, quindi il consiglio è di usare chiedere. Chiedere può essere usato e viene usato con entrambi i significati. Poi c'è domandare, che è rimasto circoscritto al suo significato originario di chiedere per sapere. Non può essere usato, meglio, non dovrebbe essere usato per chiedere a qualcuno di fare qualcosa. Cioè è stranissimo dire mi ha domandato di aprire la porta, non si dice così, perché comunque domandare è collegato all'idea di domanda che prevede una risposta verbale. Allo stesso modo, io direi chiedere un favore, non domandare un favore. In determinati casi possiamo usare sia domandare sia chiedere, quando in particolare vogliamo avere delle informazioni, quando vogliamo una risposta verbale. Quindi io posso dire: le ho chiesto quanti anni aveva.
Oppure posso dire le ho domandato quanti anni aveva. Tecnicamente questa sarebbe la sfera di competenza del verbo domandare, tuttavia nell'italiano contemporaneo viene usato più spesso chiedere e io sinceramente preferisco la prima variante. Le ho chiesto quanti anni aveva. Quindi domandare da un lato è circoscritto a questo significato, dall'altro va anche detto che domandare è di registro più alto, suona come leggermente formale, un verbo che suona formale, sembra un verbo tecnico. Quindi io preferisco usare sempre chiedere e così la maggior parte delle persone, almeno questa è la mia opinione. Per intenderci, domandare tende ad essere usato da quelle persone che invece di dire fare i compiti dicono svolgere i compiti oppure eseguire i compiti. Non so se avete presente questa tipologia di persone. Comunque, per riassumere, diciamo che in generale viene usato il verbo chiedere. Il verbo domandare può essere usato se si tratta di una domanda, suona leggermente strano, leggermente fuori registro, perché se comunque il registro è così, registro neutro, normale, e a un certo punto io vedo il verbo domandare, il registro sale un attimo verso il registro formale, ma è quel formale che a me personalmente non piace tanto, quel formale di svolgere i compiti, eseguire i compiti, che va bene in un contratto, va bene nel linguaggio scritto, nella lingua parlata suona leggermente strano. Cioè, se proprio volete usare domandare potete usarlo, ma sinceramente io vi consiglio di usare chiedere. Per esempio, se facciamo finta che io sia in una città, non so dov'è una determinata via, cosa faccio? Chiedo a una persona. Potrei dire che domando a una persona, sì, potrei dirlo, però sinceramente io direi che chiedo a una persona, chiedo a un passante, non dico domando a un passante. Per esempio, io posso dire, sono andato in quella città e ho chiesto dove fosse quella via. Non dico, e ho domandato dove fosse quella via. Ecco, questo è quanto. Spero che adesso la differenza tra i due verbi sia chiara. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.